La mia macchina è come un albergo pieno, che c'è la sala di cose preziose, un museo, camera da letto per i bambini, una cucina, la sala tutta, che tutta la macchina è disinfettata dagli insetti. Camera da letto per i genitori, bagno, poi c'è anche una cassaforte e una banca. Ladies and gentlemen, start your engines. Da un certo punto di vista l'automobile è una casa, però è molto di più di una casa, nel senso che l'automobile in qualche modo ti libera dalla casa, cioè è una casa che però le cui finestre sono aperte al mondo. Questa è la cosa impressionante anche dall'inizio dell'automobile, è il finestrino, cioè il fatto che il mondo diventa tutto un paesaggio, no, percorribile, cioè che tu vedi le cose, sei in mezzo alle cose, ma comunque le vedi attraverso una finestra. Cioè l'automobile da questo punto di vista è anche la mamma della televisione. This is the American dream of freedom on wheels, an automotive age traveling on time-saving superhighways, Futurama's free-flowing channels of concrete and steel. But these wide lanes of reality actually measure out to just a few miles, scattered far apart across the friendly face of our land. We have become the nation on wheels, with more motorized mobility than ever dreamed of before. Though we have the greatest highway system in all the world, it can't carry the mounting traffic of our growing greatness. We're running out of roads. We didn't dream big enough. Oggi però probabilmente la cosa impressionante è che siamo tutti coscienti del fatto
che c'è una parte di incubo nel sogno, cioè che comunque le automobili sono anche la prima causa della mancanza di libertà, degli ingorghi, degli intoppi che ci costano una vita, no? Cioè che in qualche modo che sono pericolose. Noi non possiamo più permetterci l'estensione delle città come si sono estese negli anni 50, 60, 70, cioè col sogno di trasformare tutta la città in una specie di snodo autostradale. Cioè, quindi in qualche modo c'è una cosa doppia. Da una parte l'automobile ha veramente ucciso la città, dall'altro canto la città ormai rifiuta, cioè proprio è il primo termine che rifiuta la presenza dell'automobile. What rings up store sales today is parking space. It's as important to volume as shelf space and display windows. Best investment a town can make. Lots of parking. Every day it gets worse shopping. It's not just a matter of getting through the congestion. It's impossible to find a place to park. What can I do? The great automobile factories and the grounds encircling them are never empty. Like mighty reservoirs, they feed the streams of cars along the highways. 1 million families call for motor cars. The work of men who make them is always in demand. The new automobiles stream from the factories, spreading pleasure and speeding business all across the country. The destination? Everywhere. L'automobilista è un flaneur, è qualcuno che ha un rapporto col mondo molto da fruizione disincantata e distaccata, che ha un rapporto con gli altri nel traffico, che non è un rapporto vero, nel senso che poi le persone le vedi attraverso i vetri, ma non è che c'hai un rapporto umano diretto, no? Però questo qui fa parte anche della costruzione un po' diciamo, dell'indifferenza, no? Che è anche una delle cifre della modernità, cioè tu sei nel mondo ma sei indifferente al mondo e agli altri. Just keep rooting around. Load and unload, buddy. That's what to do, like a bunch of sheep. The sound of our times keeps blasting. Insomma, diciamo, l'ebbrezza del guidare l'automobile sta proprio in questo fatto di avere una specie di facoltà in più, no? Che però riesci talmente a introiettare che alla fine non noti nemmeno più gli strumenti, cioè per esempio quando uno impara a guidare non ha più il senso del fatto che deve muovere i pedali, no? L'automobile fa parte di quel saper fare che sono tutti meccanismi automatici che noi impariamo e poi dimentichiamo. Camminare fa parte di uno di questi automatismi, no? Di queste tecniche del corpo.
come gesticolare, come dormire, come buona parte delle facoltà umane. Allora la cosa impressionante è che guidare è diventato una facoltà, cioè proprio al pari del parlare, al pari del camminare, è diventata una facoltà umana. What a car. Baking a cake, the rest is push-button magic. So whether you bake or broil or stew, the Frigidaire kitchen does it all for you. It's a what? It's a swing wing, it's a wing wing, a brand new transcript fun thing. It's a what? Ladies and gentlemen, this commercial is going to use subliminal advertising. Monkey's uncle, catch a fish and give a toot. Be an owl who cries, it's fun. Monkey's uncle, time. Whittle, waddle, click, click, click. Do the build-a tower trick. 12 stunts, just 3 tries. Case of ties in monkey's eyes, and you're a monkey's uncle. Engineers' dreams become reality. Give you drivers ideas, maybe? This is the sound of a human heart. Un giorno stavo andando in macchina e ho sentito tantissimi buoni odori. Pizza, erba tagliata, fragole, gelato e tantissime altre cose. E a un certo punto ho detto, qua in pratica è come se ho già cenato, e siamo tornati a casa. Secondo me quegli odori venivano dai ristoranti che erano in strada, visto che lì si poteva cenare fuori, allora si sentivano gli odori delle cose che ordinavano i clienti. If you're looking for a mate and you want to make a date with a girl that's never late, we're always at your service. Large and small ones every size. Some are dumb and some are wise. We don't have to advertise that we're always at your service. In uniform so neat, each one demure and sweet. What we serve will be a treat. Here's the place to eat. So every time you make a call, your tips may be large or small. Sometimes there are none at all. Still, we're always at your service. Ciao, posso avere un menù classic con le patatine tonde, ce le hai? No, le patatine ho le classiche, sono cioè, uguali a quelle classiche ma sono finissime, più sottili. Dammi quelle normali allora. Menù? Sì, menù. Ok, da bere? Da bere succo d'arancio? Sì. Ciao, buona giornata. Oh.
Io sono molto spaventato perché vedo persone che perdono totalmente il controllo sul loro peso, no? E non ragionano, no? E non ragionano. Io sono rimasto veramente basito non più di un mese fa di fronte a una persona che è venuta da me perché voleva entrare in uno di questi percorsi, eccetera, eccetera. Dico, ma adesso quanto pensa di perdere? Ma dice, sa, mi sono pesato 3-4 mesi fa, ero intorno a 120, adesso penso di essere cresciuto, sarò 130. No? L'ho messa sulla bilancia, era 177. No? Allora esiste una sindrome, che è la sindrome delle apnee ostruttive, in cui le persone non ne fanno una durante la notte di queste apnee, ma arrivano a farne 50, 60 ogni ora, 30, mettiamo 30 ogni ora, uno dorme 7 ore, convinto di aver dormito bene 7 ore, in realtà è stato risvegliato 210 volte. E allora cosa ti succede alla mattina? Che hai un sonno boia. Ti addormenti mentre io parlo. Ma il guaio è che si addormentano in macchina. E ricordatevi che oggi c'è una legislazione che chi ha la sindrome delle apnee ostruttive non può avere la patente. E se guida con la sindrome delle apnee senza correzione, c'è il rischio che le assicurazioni non paghino. Prima, quando ero in macchina, molte volte mi fermavo ai fast food, mangiavo cose così in fretta perché il tempo era poco. Attualmente invece come ti stai gestendo? Ti fermi a un ristorante? Beh, a volte mi preparo a casa le cose, mi fermo e me ne mangio, oppure vado in un ristorante, mi prendo un po' più di tempo e quindi ho il tempo anche di guardare e misurare le cose. Pensi che sia una cosa, questo cambiamento di abitudine così comunque radicale, perché dal fast food alla trattoria, controllando e misurando, il salto è grande? Ma in realtà è positivo perché prendo un po' più cura di me stesso, un po' meno nevrotico, sì. If you're looking for a mate and you want to make a date with a girl that's never late, we're always at your service. Large and small ones every size. Some are dumb and some are wise. We don't have to advertise that we're always at your service. In uniform so neat, each one demure and sweet. What we serve will be a treat. Here's the place to eat. So every time you make a call, your tips may be large or small. Sometimes there are none at all. Still, we're always at your service. When you travel near or far, drive up in your motor car. You can sit right where you are, for we're always at your service. Car designer basically has that, so he does it as a passion, he does it with passion. So passion, the talent, and then you have to learn the skills. So you learn the skills, and the skills are basically, as we all know, as we see, are very much connected with art. It's sculpture, it's architecture, it's a sense of balance, it's a sense of volume, it's a sense of movement, a sense of solidity. And I think these are the things that make it so interesting. Because, for example,
In architecture, basically, you're dealing with something which is static. You know, you got a building, it's like this way, it's sitting, it's something which is static. That's its purpose is to stay there. You know, the car, its purpose is to stay there because you see it also when it's parked. You see it, you like it or you don't like it. So it has to have aesthetic qualities when it's sitting somewhere in the middle of the road or in a parking place or even in the car dealership. But at the same time, it has to look very good when it's driving, when it's moving, you know. As the stylists surround our lives with functional forms of beauty, so they surround themselves in an atmosphere of aesthetic challenge. For the studio of design is an inspiration in itself, where men and women representing a variety of talents join their efforts and materialize their dreams. Let us look at an example of how styles and designs are created and developed. Working in an artistic atmosphere, men and women of taste and imagination come together to take on the task of creating a design which will express a new look. Since you have it right now I think you have the blue. Maybe can you go to the layer at the moment now and try the blue, change the color of the blue? Yeah, maybe you can try as you're doing this. To every stylist, engineer, draftsman, and clay modeler, as well as the specialists on color, fabrics, and metals, the creation of a new design is a complex process and a tremendous challenge worthy of their most exhaustive effort. And because the newest designs must be kept confidential until just the right moment, the stylists work in rooms that are constantly locked. And here the dream begins, as the basic concepts of the design problem are defined and outlined. Yeah, the clay model allows you to take the idea most probably you had before with the sketch. Again, you have your hand influence, and still your hand influence will go on the clay model, because the clay model is very manageable. You know, you can add and you can take quite easily. So you can work there in order to arrive on the perfection you're looking after. And the clay model requires a lot of attention. You have to make sure all the surfaces work well, the movements are correct, you have to look at it this way, that way, touch it, you know. You want to make sure from every angle and every distance you have the car, the composition works as good as possible. We have to understand how objects move in space, how the light comes and drapes over an object. We have to understand an object which is more round. We have to understand how we can make an object which is flatter and all of these things. This is not theory. This is you take it and you make it. You know, you cannot talk about it. You just have to do it.
forte, fuori, 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 tutto, ancora, quando non ce la fa più dentro. Bene, calmo, questo è andato un po' meglio, dai. Bene. Sicuro non è male. Bene. 2,7, 2,5. Beh, neanche gravissima alla fine, sta rispondendo bene alla terapia, fortunatamente. Fortunatamente va meglio. Abbiamo la non sufficienza. È malissimo, non va è bene. malissimo. Pronto, buongiorno. Volevo ordinare le bombole per lunedì mattina. Veronesi Paolo, via del Pino, Monterenzio. 13. Sì, al numero 13, lo sanno, è già registrato. Mi raccomando quella grande perché con la piccola non riusciamo a fare una settimana. Va bene, benissimo. Grazie, buongiorno. Buongiorno Paolo. Ora facciamo dello sbirciare. Attenzione. Dove lo lasciamo? Ok. Vediamo. Secondo start della Supersport dopo che è stata interrotta la gara per la caduta di Opedisano che ha colpato di olio parte del diciamo una Hai preso Paolo tutte le medicine? Certo, No, la cardiospirina non l'hai presa. la prendo dopo che ho bevuto il ecco. caffè. Cambio discorso. Hai visto andare giù a Bologna come sei stato poco bene? A Sì, respirare tutto quell'inquinamento che c'è giù? In via Irnario non si può girare. Se scendi dalla macchina non respiri, è una Sì, cosa, sì. guarda, infernale. No, bisogna che ci ricordiamo. Che dobbiamo stare a Monterenzio. No, ma se andiamo giù a Bologna di mettermi la mascherina. Ah, che così respiri Così meglio. sto solo. Ah, ma non guarda, non dà sento quegli odori lì. Dà fastidio a me respirare a Bologna, perché siamo abituati, abbiamo la fortuna di abitare qui e quindi... Prego. Come andiamo? Andiamo abbastanza bene. Gli esami effettivamente sono buoni, torace è stabile, la gasanalisi è migliorata, gli esami del respiro Bene. sono direi a dei livelli ottimali per lei. A casa le cose come vanno? Vanno bene, ma adesso per fortuna che ci sono delle giornate così, io abitando in collina
mi trovo anche con l'aria buona, capito? Sento proprio la differenza, perché sono lei, cose... quando è qui in città non solo si respira il gas di scarico, ma inala anche quello che per esempio è il prodotto di usura dei freni, del ferodo. Una volta dentro ai freni il ferodo c'era anche amianto. Poi abbiamo le mescole dei pneumatici. Dei pneumatici, una volta che si consumano, vanno nell'aria, vengono inalate, e anche questo crea altre problematiche. Quindi senz'altro, se lei è in una zona protetta, fra virgolette, è un grosso vantaggio. Non vado in giro, ecco, perché... Vabbè, con calma, con fare queste cose, non ci sono problemi, lei si può muovere serenamente. Molto più lento, perché... Tanto lei fa il passo lungo che le consente la gamba. Certo. E a sinistra la base. Direi che siamo a posto, ci vediamo fra 3 mesi per un controllo. Perfetto. Al giudicato. Quando vado in macchina con i miei genitori sto molto attenta ai suoni e ai rumori, il cane che abbaia, il motore della macchina e soprattutto le canzoni della radio, perché mi piacciono tanto. What you're saying is one of the most interesting and important experiments in driver education today. And it proves that some people really do drive like 6-year-olds. Vous avez pris des mesures le long de... Ouais. En fait, là, c'est celle qu'on avait fait. Donc, on avait 1 heure de mesure où on suivait le même chemin constamment. Et à partir de ces mesures, nous, on s'est intéressé à faire tout un traitement qui permette de reconstruire les cartes de bruit. Par exemple, le nord du site, avec un axe très circulé et en haut l'autoroute. Et donc, et par contraste, le sud, qui est une zone avec des arbres et qui est beaucoup plus loin du trafic, est, elle, plus calme. Et le principal intérêt, c'est que les cartes de bruit classiques, elles sont faites avec des recensements de trafic et des calculs de propagation.
Et là, on a par contre une prise en compte de toutes les sources qui viennent impacter l'environnement sonore. Donc on avait un grand nombre d'indicateurs acoustiques, et donc toutes les bandes de fréquences, beaucoup d'indicateurs statistiques, avec une hiérarchisation, une classification des indicateurs. On a réussi à montrer les indicateurs les plus pertinents. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à voir quelles sont les zones homogènes du point de vue acoustique. Donc ici, nous nous trouvons sur un des 6 sites majeurs de l'IFSTAR, donc à Nantes. C'est un site qui est très important pour nous puisque c'est le plus grand en superficie, il mesure 153 hectares. Il y a à peu près 300 personnes qui y travaillent sur les 1200 de l'IFSTAR. Et ici, nos recherches sont plus spécialement concentrées sur la partie chaussée, c'est-à-dire du sous-sol, la géotechnique, jusqu'à l'identification et à la caractérisation des couches de surface, comme nous voyons ici, où nous voyons divers revêtements. Et nous travaillons également sur les aspects induits, c'est-à-dire principalement les aspects environnementaux. Et c'est dans ce cadre-là que se situent les études acoustiques que nous effectuons ici à Nantes au sein du laboratoire d'acoustique environnementale. Donc nous travaillons avec un véhicule équipé de microphones proches de la roue arrière droite, mais également nous travaillons avec un microphone extérieur où on vient mesurer le bruit au passage du véhicule. Nous avons également ce qu'on appelle une salle semi-anéchoïque, c'est-à-dire c'est une salle expérimentale qui nous permet de reconstituer en intérieur des conditions de propagation du bruit à l'extérieur. Dans cette salle, on ne peut travailler que sur des modèles réduits, c'est-à-dire que l'on va réduire la dimension des rues, des croisements, même éventuellement des voitures, de façon à pouvoir simuler à l'intérieur, dans des conditions idéales, la propagation du bruit que l'on retrouvera ensuite en milieu extérieur. Tre, due, uno, go! Ok, a
posto. Grazie. Non was it for you? I took overseas. Yeah, traffico. Ha trovato traffico? Traffico. The way that I believe that the car connected to people is becoming an avatar. Avatar is
you know, from the Indian concept of the avatar was the gods were represented in another form. Okay, that was their avatar. And a car is basically you in another form. If you see why people, you know, pick their noses in cars on the street, why do they do that? Because they think nobody's looking at them. They're seeing their avatar, the outside. Well, that's me. It's not me inside. I can do whatever I want. Nobody can see me. You know, they say you're really only invisible 3 times in your life. That's one when you're drunk. The other when you're like over 30 at a teenager party. And the 3rd time is when you're in a car. You think nobody can see you because the avatar represents you. And as long as it's doing that, then it can be different for lots of people. The same vehicle can have a complete different representation for other people because they project themselves into it and from there onward to the public. When you see a car and you have that mindset, that car is telling somebody about that driver, hey, he's got sex appeal, he's got a lot of money, he knows how to drive really well. Just the thing itself is doing all that projection for him. When you lose that relationship, when people decide, you know what, I don't really need that avatar anymore. You know, I'm fine with my phone. That's me. Then 2 tons of metal suddenly becomes an elevator. Ho fatto questa macchina perché mi ricorda le cose che mi piacciono, tipo a me mi piacciono molto i monumenti, andare dappertutto, ci si diverte. Il Colosseo, la Statua della Libertà, la Torre Eiffel, la Torre di Pisa, il Big Ben e la muraglia cinese. Young Johnny Steele has an Oldsmobile. He loves a dear little girl. She is the queen of his gas machine. She has his heart in a whirl. Now when they go for a spin, you know, she tries to learn the auto. So he lets her steer while he gets her ear and whispers soft and low, come away with me, Lucille, in my merry Oldsmobile. Down the road of life we'll fly, automobile bubbling, you and I, to the church we'll swiftly steal. Then our wedding bells will peal. You can go as far as you like with me in my merry Oldsmobile.